amici di Addicted2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e oggi è una bellissima giornata per testare le potenzialità del Parrot Anafi. Realizzerò un video alla massima risoluzione e qualità possibile, 4K 30 fps HDR, realizzerò anche alcuni scatti fotografici, vediamo come si comporta questo drone. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e direi di iniziare subito. Prima di iniziare però vediamo cosa ci dice la nostra applicazione preferita, UAV Forecast. Allora, metti a fuoco, grazie, sole, vento 12 km/h, KP1, 12 satelliti visibili, direi sì, dai, si può iniziare. Mi raccomando, calibrate sia la bussola che il gimbal prima del decollo, in quanto il gimbal non è dotato di una calibrazione automatica purtroppo, quindi si fa tutto in manuale. Siamo pronti a dare l'auto take off. Una cosa che non mi è piaciuta di questo drone è che non può partire manualmente, non ci sono combinazioni di tasti per avviare i motori, c'è solo il take off. Andiamo. Direi che resta abbastanza stabile sulla sua posizione. Programma, ragazzi, sono arrivato a casa, ho importato i video dal Parrot Anafi sul mio PC, che lo conoscete, è un ottimo portatile, un Asus ROG con 16 GB di RAM DDR4, scheda grafica dedicata GTX 4 GB, GDDR5, i7, insomma un buon portatile. Eppure quando provo ad importare i video 4K HDR nel mio software di montaggio video Adobe Premiere Pro CC, non riesco a importarli, il programma importa solo l'audio, che non c'è nei video dei droni, e mi restituisce un errore che vi faccio vedere qui nella schermata. Il programma è aggiornato all'ultima versione, ho provato ad aggiornare i codec e tutto il resto, eppure non riesco ad andare oltre. Ho provato anche a fare un video in 4K col drone senza HDR e lo importa tranquillamente, quindi penso sia un problema di HDR. Vabbè, comunque pensate che non ho mai avuto problemi nemmeno con il Phantom 4, i video grezzi del Phantom 4 che sono pesantissimi, li ho ora, non saprei. Quindi come posso risolvere? Una maniera un po' grezza, c'è un uccello che... vabbè, sì. Comunque ho caricato il video integrale del volo senza tagli, senza montaggio, come esce dal Parrot Anafi, l'ho caricato su YouTube e lo trovate nella scheda qui in alto a destra. Perdonatemi, non ho trovato altre soluzioni, se avete qualcosa da propormi chiedete pure, cioè ditemelo nei commenti. Va bene, vi lascio al video. Primi 6 minuti di volo con registrazione attiva eseguiti, siamo attorno al 75% di batteria, quindi direi un'autonomia più che buona in assenza o comunque con pochissimo vento. Guardate quanto è stabile, inoltre è silenziosissimo. Dopo i 10 metri praticamente non si sente più questo drone. E dopo 21 minuti di volo esatti il Parrot Anafi mi ha chiesto di atterrare, quindi autonomia più che buona. Come buone sono le prime sensazioni di volo, drone molto stabile, inchiodato in aria, si può dire inchiodato in aria. Il radiocomando, nonostante sia un po' cheap, ha degli stick molto ben tarati che permettono una buona reattività del drone, a patto che lo impostiate per bene, perché di base è un po' lentino nei cambi di direzioni il gimbal, smanettateci un attimo. Invece non ho molto apprezzato alcune funzioni dell'app, ad esempio non è possibile
partire in manuale, decollare e atterrare in modalità manuale, solo automaticamente. Questa secondo me è una bella limitazione. Sono arrivato tranquillamente a 200 metri di distanza senza perdita di segnale, molto stabile, vabbè, qui non ci sono particolari interferenze, comunque mi sembra un segnale più che buono per questo drone. La qualità video non ho potuto assaggiarla perché dall'anteprima del telefono non si capisce molto, ma sembra buona. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, mi raccomando. Lasciate tanti bei like, condividete il video con tutti i vostri amici, iscrivetevi qui su Addicted2Games se non l'avete già fatto. In descrizione del video trovate il link per acquistare questo drone, link per Telegram, Facebook, Instagram, entrate numerosi. Questo è tutto, alla prossima, ciao belli!